Un grandioso saluto a tutti gli appassionati di motori da Picco Serpente. Oggi iniziano le semifinali del torneo RC, valide per il passaggio del turno e per continuare a sperare di partecipare a Downhill Master. State guardando Top Driver in compagnia di Max Power e Stinky. Se non lo avete fatto, mettete un like, iscrivetevi al canale e date uno sguardo ai link in descrizione per rimanere sempre sul pezzo. Vi ricordiamo anche la possibilità di partecipare personalmente al prossimo evento in notturna che si svolgerà sempre su questo tracciato, Street Night Racers. Sta arrivando e potete inviare le vostre auto modificate scrivendo alla nostra mail topdriver365@gmail.com. Ma se non sapete come fare per rendere le vostre auto ancora più belle, allora ci pensiamo noi. State vedendo in questo momento l'officina specializzata in modelli custom di Daddo Lillo. Potete contattarlo sulla sua pagina Facebook. In descrizione trovate anche le sue info. Che spettacolo, Stinky! Dovresti mandargli la tua auto per un restyling. Diventerebbe un pezzo da collezione. Sai Max, per una volta non hai avuto una cattiva idea. Ora tenetevi pronti, iniziamo con le presentazioni delle auto. Ti lascio solo un attimo Max, a tra poco! Ma dove vai? Bene, abbiamo la prima auto del giorno. Pamela Page che guida Zoso, una Jaguar Smeraldo per il team Sunflower. Ha dimostrato una grinta felina, vediamo se si ripeterà. Ancora a ruota una Honda 2000 Firefox guidata da Hiro Akai per il team Wilds Nature. È stata la sorpresa dell'outsider, chissà oggi cosa combinerà. Terza auto alla guida Julian il funambolo Rosicki per il Stinky Race Team. Si distreggerà tra le curve con la sua BMW Cannonball. E prima dell'ultima auto una piccola novità dal vostro dottor strano amore. Regia, mandate la kiss cam! Guardate chi sta inquadrando! No Terry, non è questo il punto. È gente pericolosa. Sono fuori legge. Dovresti smetterla di cacciarti nei guai. Cioè, adesso vuoi anche dirmi cosa posso o non posso fare? Stinky, niente ti dà il diritto di impicciarti nella mia vita professionale. No, ma non è quello, io volevo dire... Oh, qua in vista! Tutti insieme amici, bacio! Non ora Max, non vedi che non è il momento? Aspetta Terry! Come non detto, ultimo bolide per oggi il francese Jean-Pierre Bonton che guida la sua Shelby infuocata per il team Wild Nature. Un caldo applauso anche per Vipera. Mentre diamo uno sguardo al tracciato, noi ci fiondiamo in griglia di partenza. E bentornato Stinky, com'è andata? Alla finita! Davanti a sinistra Giulia Rosicki su Cannonball e dietro Jean-Pierre Bonton su Vipera. A destra Firefox con Hiro Akai e dietro Pamela Page con la sua Jaguar Zoso. Si parte in 3, 2, 1, via! Partenza compatta del gruppo fino alla curva del santo. Rosicki vola, spettacolare accelerata di Firefox che fulmina Vipera. Sul rettilineo davanti si rigirano in testa coda. Arrivano in ordine Cannonball, Firefox, Vipera e Zosu, una batteria velocissima. Andiamo a rivedere con un veloce replay la stupenda accelerazione di Hiro Akai sull'Honda in uscita dalla chicane. Superbo! Un pilota non solo a parole ma anche con i fatti. Riepilogo punti nell'angolo alto a sinistra. Dritti spediti a gara 2. Davanti abbiamo Vipera a sinistra e Cannonball a destra. Dietro di loro rispettivamente Zoso e Firefox. I motori sono accesi, il semaforo si spegne e propulsione. Stavolta Firefox rimane indietro, Vipera sguscia via. Superata la chicane, Cannonball prova il sorpasso, niente da fare per lui. Vipera allunga il passo, nessun pericolo e taglia il traguardo per primo. In seconda posizione arriva Rosicki sulla BMW. Terzo posto per la Jaguar di Page, quarto Hiro Akai sull'Honda. Questi ultimi due hanno disputato davvero una gara senza mordente. Nel riepilogo punti vediamo come Jean-Pierre Bonton si riaffaccia nella parte alta della classifica e mentre voi provate a scommettere su chi sarà il vincitore, noi andiamo a gara 3. Davanti a sinistra la Jaguar di Pamela Page e dietro la Honda di Hiro Akai. A destra Jean-Pierre Bonton sulla Shelby e dietro Giulia Rosicki sulla BMW.
Motore, frizione e lancio. Stavolta la Jaguar parte bene e tira fuori gli artigli. Un sorpasso inaspettato di Vipera prima da Mamushi. Si infila come una serpe e agguanta la prima posizione. Incredibile, Max! Zoso è frastornato, mantiene la posizione ma non trova la forza di contrattaccare. Primo Vipera, secondo Zoso, terzo Cannonball e quarto Firefox. Spettacolare! Rivediamo il sorpasso. Replay. Qui in uscita, Bonton ruba l'idea di Akai e sfrutta la corsia per accelerare e supera Pamela Page che rimane pietrificata. Davvero una manovra notevole. Jean-Pierre Bonton, il pilota con i nervi d'acciaio, ha fatto l'impensabile. Vediamo i punti nel riepilogo a tutto schermo prima di gara 4. Cannonball ha 10 punti e Vipera ha 12. Seguono la Jaguar Zoso 6 e l'Honda Firefox 5. Sembrerebbe una gara conclusa prima della batteria finale. Vedremo se sarà così. Final round. In griglia di partenza a sinistra la Honda di Hiro Akai e dietro Julian il funambolo Rosicki sulla BMW. A destra Zoso con Pamela Page e dietro la Shelby di Bonton, che ha lasciato a casa le buone maniere per questa gara. Tutti in religioso silenzio. Concentrazione! Pronti? Partenza e via! Il gruppo è compatto dopo la partenza, scorrono veloci. Zoso infila alla destra e sorpassa Firefox. Ci prova anche la Shelby, ma niente da fare. Firefox resiste. La Jaguar si invola solitaria al traguardo. Dietro ancora botte e spintori, ma Firefox arriva. Seconda, trascinata da Vipera, terza e Cannonball quarto al traguardo. Adrenalina pura. Vediamo nel replay la mossa furba di Zoso che a tutti i costi doveva arrivare prima per poter sperare di passare il turno. Firefox non ci casca dopo la seconda volta e chiude Vipera dopo la Mamushi, impedendogli di battere il record dei punti in una singola gara. Ma andiamo ai punteggi! Brivido amici! C'è lo spareggio! Uno spareggio tra Giulia Rosicki che guida Cannonball e Pamela Page, entrambi a 11 punti! La folla è fuori di testa! Andiamo subito al passo della biscia per il primo playoff. Vi vogliamo aggiornare anche sulla situazione della città. Il capo della polizia Fritz Derek ci ha comunicato che il numero verde per le emergenze sta squillando all'impazzata. Bravi a tutti i cittadini responsabili di Picco Serpente. Troviamo nella corsia di sinistra la Jaguar Zoso di Pamela Page e vicino a lei Julian Rosicki alla guida della BMW Cannonball. Il mio supporto è tutto per lui. Ehi, pronti alla gara? Rosso, arancione, partenza! Partono appaiati fino alla curva del salto. Cannonball sul fianco, si ribatte fuori dai giochi. Di svetta, ha fatto il passo più lungo della gamba. E allora Zoso frena e risparmia il motore per la seconda batteria, aggiudicandosi la prima senza una goccia di sudore. Un vero peccato. Posso solo immaginare la tensione sulle spalle del povero Julian. Adesso dovrà per forza vincere la seconda batteria se vuole continuare a sperare. I piloti sono già pronti, posizionati a parti inverse. Trattenete il respiro perché sarà una gara in apnea. Fino all'ultimo centimetro, Max. 3, 2, 1, via! Stavolta Rosicki è determinato e stacca bene e vola dopo la chicane. Si rigira prima della curva, testa coda. Zoso accorcia le distanze ma sembra avere qualche difficoltà. Cannonball in solitaria, va a vincere. No! Che cosa è successo? La BMW si è ribaltata a pochi passi dal traguardo. Questa è la fine per il tuo pilota Stinky. Sei un uccello del malaugurio, Max! Vince Pamela Page sulla Jaguar Zoso e passa in finale insieme al pilota francese Jean-Pierre Bonton che guida la Shelby Vipera. Emozioni fortissime. Fortissimo, stiamo sentendo le sirene della polizia. Seguiamo con la nostra telecamera aerea. La polizia sta arrestando qualcuno. Nascosto tra le fronde c'è l'auto di un membro dei 5 della fiamma. Ma c'è Terry Cristallo lì vicino. Che cosa? Regia, aprite l'audio. Ringraziamo la signorina Terry Cristallo per la segnalazione tempestiva che ci ha permesso di catturare un pericoloso criminale appartenente alla banda Benson. E brava Terry! No, è terribile! Ma perché? Ho davvero un brutto presagio, Max. Ma quale? Questo è proprio l'inizio della fine.